2 agosto e lasciamo Aswan assieme a un americano e un autista privato per Luxor, passato da 3 siti archeologici importanti. E sono in quella fase che non riesco a capire dove sono. Poi dopo ho realizzato che sono in Egitto e esattamente a Aswan, in partenza appunto per Luxor. Prima tappa con Ombo, dove c'è un tempio dedicato anche ai coccodrilli. Hanno trovato un cimitero di coccodrilli mummificati, perché il coccodrillo era sacro. Così qualche corta dettaglio. Questo è lungo la corniche, la chiamano, ed è e si vedono le navi crociera parcheggiate. È pieno di questi dossi per rallentare e quindi non si riesce ad aumentare un po' la velocità. Diciamo al lato del Nilo è tutta verde ed è tutta una serie di palme. Qui sulla destra invece c'è la linea ferroviaria e poi inizia praticamente la parte più desertica. Sì, c'è un po' di striscia verde, ma è proprio proprio netto il divario tra ciò che è vicino al Nilo è verde e quindi palme, ed è piuttosto rigoglioso ed è stupendo, mentre sulla destra, allontanandosi dal fiume, poi rimane deserto, come poi allontanandosi dal fiume anche dal lato ovest, diciamo, perché adesso sto andando in direzione nord, poi si trasforma, è territorio desertico. In questo momento diciamo che sulla mia destra la direzione sarebbe quella del Mar Rosso, mentre la direzione sinistra, sulla sinistra oltre il Nilo, poi c'è il deserto egiziano, e qua si vede molto bene, è stupendo. See you later, non è che alligator. posso comprarli tutti. No. Ma non è che posso comprare tutti. One pound. Okay. 1 pound. Yes. Wahed. Yeah. Pound. Yeah. Egyptian pound. Yeah, Ok. okay. 1 pound. Yeah. Okay, good. Wahed pound. Give it. Give. Later? No! No, non è che posso stare qua a dare pound a tutti. Italiano? Sì, vamos in Italia. Ticket hai. Ah, sì. Dopo, vale? Ticket 1 pound? No! Wahed. Ticket Visa. Ah, Visa. con la carta. Dammi. Ecco, questo è il tempio di Ombo.
una mummia di... sono 4 mummie di 4 coccodrilli, un po' piccolini. Sono le 11:30, inizia a fare un caldo incredibile, praticamente siamo a 40 gradi e circa un'oretta per la visita. Successivamente la strada prosegue e noi abbiamo pagato anche per l'entrata, per il passaggio a Esna, che è un sito minore ma dovrebbe essere interessante, anche se l'autista non ama fare la strada diretto a Esna perché è una brutta strada, ma comunque noi l'abbiamo incluso nel passaggio, quindi imponente, niente che vedere con Komombo, questo è veramente eccezionale.
Qui in alcuni punti sono ancora colorati. Ma è magnifico questo tempio ed è enorme, quindi è necessario avere tanto tempo e soprattutto probabilmente avere una guida che spieghi tutto, oppure sicuramente poi informarsi leggendo su qualche guida, su qualche libro, poi c'è internet, ci sono tante possibilità. Spesso a volte approfitto di qualche guida di piccoli gruppi che spiega, anche se il mio inglese è piuttosto arretrato e non riesco a seguire bene. Salam alaikum. Alaikum salam. Shukran. We are two Italians, both. Hey, you looks like an Italian. You looks like from Naples. I can From pass, Napoli. Yeah, I can pass for any European as long as I don't open my mouth. Yeah. As long as I don't open my damn mouth. Oh, salam alaikum. Ciao. 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 Ciao, ciao. Pizza. Ciao ciao. Margherita pizza. Vino. Che buono. Questo è un tempio minore, ma stanno ancora lavorando molto e non è turistico, perlomeno non vediamo turisti, però abbiamo letto sulla guida che vale la pena una fermata e quindi direi che è notevole. Questo è tutto pitturato, eccezionale, bellissimo, veramente. Ancora tutto pitturato, anche se i colori lì sembrano nuovi, no? Conservato molto bene. I migliori di tutti sono adesso come affreschi.
come colori, come mantenimento dei colori. Veramente. Qui stanno un po' restaurando e mi viene il dubbio se io penso che i colori siano stati messi, diciamo, rinfrescati adesso con questi restauri, non siano colori originali. Stanno lavorando e sistemando, probabilmente poi diventerà uno dei templi più importanti. Questo prepara i mattoni, questo stira, questo cuce e questo i vasi. E questo tesse. I bambini giocano. Questo in Arabic, melanzane in Italia, Arabic Bezinjan. Bezinjan. Portocalia. Portocali. Tomate. Patates. Manga. Mouse. Banana. Questo? De tuffah. De tuffah. È troppo complicato, io non riesco a dirlo. Gezar. Però per me è il mio favorito numero 1 Bezinjan. Bezinjan buonissimo. È Lua. Bezinjan. Amr bin al-As. Non ho capito bene, ma penso mi ha detto che è una moschea molto antica. È interessante. Il paesino è molto bello perché è tipico. Anche se ci scortano un po', sembra. Ah, poi si può andare anche di là. Adesso non abbiamo tempo, ma la signora mi ha invitato a entrare un momento per vedere come fanno a filare. È molto carino il negozio, poi non è tipico.
Ecco, tipico panino qui a Luxor in Egitto con melanzane, falafel e pane riempito. Buonissimo, ve lo assicuro. Questo è il viale delle Sfingi. Pensavo che si potesse percorrere, ma probabilmente fa parte del complesso del Tempio di Luxor, che in questo momento è chiuso e non è possibile visitare. E sullo sfondo il Tempio di Luxor. Ecco, sempre la via delle Sfingi, e in fondo si può iniziare a vedere il Tempio di Karnak, credo. Ecco, questa è la cornice di Luxor. Questo è il traghetto che va dall'altro lato. Libero, costa credo 10 come ad Aswan. Di Luxor, però è nel tratto in cui attraccano le crociere sul Nilo, che poi proseguono fino al Cairo. Non vedo grande movimento, quindi probabilmente non c'è molto. Zona turistica, sono molto insistenti, è inutile dire le tattiche che utilizzano. Nonostante abbia viaggiato parecchio, devo dire che qua siamo a livelli da professionisti. Se superi un po' le contrattazioni in Egitto, diciamo che si riesce ad andare un po' dappertutto. Ci provano in tutte le lingue, di dove sei, quanto tempo stai qua e un po' tante altre cose. Ecco, qui si vede il Tempio di Luxor, questa è tutta la cornice. C'è ancora Happy New Year 2024 e siamo in agosto.
tempio di Luxor. Qui si vede molto bene